Vedremo in questo video come creare un ISO personalizzate di Windows con Anti-Light, ma prima, scarichiamo da internet l'occorrente. Rechiamoci sul sito di Anti-Light, antilight.com. Scarichiamo la versione a 32 bit se abbiamo un sistema a 32 bit, altrimenti, scarichiamo quella a 64 bit. In ogni caso, se scarichiamo la versione a 32 bit andrà anche sui sistemi a 64 bit. Ci servirà anche il programma 7zip, scarichiamolo da 7zip.org. Fra tutti i download che ci sono, clicchiamo sul primo per scaricare l'installer dell'ultima versione. Io ad esempio non lo installerò visto che già ce l'ho installato. L'ultima cosa che ci serve è un'immagine ISO del sistema. Cerchiamo la versione di Windows che vogliamo seguito dalla stringa download, dopodiché clicchiamo sul primo risultato del sito della Microsoft. Sotto la voce Creare un supporto di installazione di Windows, clicchiamo su Scarica ora. Bene, cominciamo ad aprire l'installer di Anti-Light. Accettiamo il contratto di licenza e proseguiamo come in video. Avviato il programma, clicchiamo su Free per utilizzare la licenza Free, dopodiché, per il momento, chiudiamolo e passiamo a scaricare l'ISO di Windows. Lasciate impostato così com'è ed andate avanti. Successivamente spuntate la voce File ISO e andate avanti per iniziare il download dell'immagine ISO. Una volta finito il download, possiamo chiudere la finestra. Passiamo ora ad estrarre la ISO con 7zip. Dopo aver installato il programma, facciamo tasto destro sull'ISO appena scaricata. Per poi selezionare 7zip e cliccare su Estrai File, per poi cliccare su OK nella finestra che si apre. Iniziamo ora a creare la nostra ISO personalizzata. Apriamo Anti-Light. Clicchiamo su Aggiungi per poi cliccare su Carica cartella e selezioniamo la cartella della nostra ISO estratta con 7zip. Nell'elenco delle versioni presenti nell'ISO estratta selezioniamo la versione di Windows che vogliamo modificare. Io ad esempio modificherò la versione 1. Tasto destro su di essa per poi cliccare su Carica, ed attendere il caricamento. Una volta terminato il caricamento, cosa che impiegherà un bel po', sulla sinistra appariranno un elenco di cose che possiamo modificare. Andiamole a vedere nel dettaglio. Partiamo dalla voce Aggiornamenti. Da qui, possiamo dirgli gli aggiornamenti da fare al momento dell'installazione. Per aggiungere un aggiornamento clicchiamo su Aggiungi per poi cliccare la voce che vi interessa. Io cliccherò ad esempio su Ultimi aggiornamenti online.
Qui posso vedere, spuntati, alcuni aggiornamenti che mi consiglia, lasciamo così e clicchiamo su Accoda per aggiungere gli aggiornamenti nella lista di aggiornamenti da scaricare. Saltiamo la voce relativa ai driver, i driver vi consiglio di installarli dopo aver installato il sistema. Passiamo alla voce registro, da qui, possiamo aggiungere file di registro da eseguire prima dell'installazione del sistema. Aggiungiamo ad esempio un file per bypassare il controllo del TPM, clicchiamo su Aggiungi per poi cliccare su File di registro e selezionare il nostro file con estensione REG. Se interessa potete trovare questo file in descrizione. Passando alla voce componente, il programma ci avviserà che disattivando alcuni componenti è possibile che alcune funzioni non funzionano, quindi facciamo attenzione a cosa disattiviamo. Io ad esempio, disattiverò alcune voci sotto privacy. Nella finestra che appare, possiamo notare i componenti che stiamo disattivando. Qui, togliete la spunta da tutti e cliccate su sì o no a seconda se volete o meno disattivare i componenti, per poi passare alla prossima scelta, dove vale la stessa cosa appena vista. Cancellerò anche alcune app preinstallate nel sistema. will be gone, existing forever within our souls. So do it right now, and life will go on, and then will become just nothing at all. Just nothing, just nothing, just nothing, just nothing at all. Nothing at all, nothing at all, nothing at all. And then will become just nothing at all. I've seen enough things to lose hope, and here I am still growing. I am even stronger now. Passiamo ora alla voce attività pianificate. I've seen enough
things to lose. Da qui, cliccando su predefinito possiamo disattivare una voce dell'elenco. Longer now. He's always looking around you. And maybe I'm mistaken, you know. Nella voce funzionalità invece, possiamo spuntare, o levare il segno di spunta, da tutte le funzionalità che non ci interessano. Mentre in impostazioni, possiamo disattivare le impostazioni che non ci interessano. Qui vi consiglio, sotto la voce privacy, di levare, oltre a quello che vedete in video, la telemetria, impostazione che invia a Microsoft ed ai suoi affiliati informazioni sull'utilizzo del computer, opzione che se levata, oltre a migliorare la privacy dell'utente, migliora le prestazioni evitando invio di dati nel web. A day will become just nothing at all. In servizi invece potete scegliere il tipo di avvio o se disattivare alcuni servizi. Vi metterò in descrizione un elenco di servizi che potrete disattivare. Saltiamo le due voci successive che non toccherei, e passiamo alla voce post setup, da cui potete scegliere di eseguire un file o un comando ad installazione di sistema terminata. Eseguiamo ad esempio un comando, andiamo su aggiungi per poi cliccare su comando. Rinominiamolo installa antivirus, per poi scrivere, nella colonna successiva, il comando. Per finire, spostiamoci su applica. Qui spuntiamo l'opzione rimuovi edizioni non necessarie, per rimuovere tutte le versioni di Windows che non abbiamo modificato dalla ISO che creeremo, e per finire, prima di cliccare su applica, mettiamo la spunta su crea ISO. Selezioniamo il nome del file e dove salvare la ISO. The last will become existing forever within our souls. Some do even know, and life will go on. A day will become just E scegliamo la sua etichetta. Infine clicchiamo su applica per salvare le modifiche e creare l'ISO. Ci metterà un bel po', sono vari step, tra uno step e un altro può sembrare che il programma si blocchi, in realtà sta andando avanti. Ad ISO creata vi basta masterizzarla su chiavetta o su qualsiasi unità esterna, in descrizione ho scritto come fare.